Ciao ragazzi, io sono Michele e benvenuti in questo mio nuovo video, finalmente con il range test del DJI Mini 3 Pro. Lo so, vi ho fatto attendere un po' per il test della distanza del nuovo drone della DJI, ma vi spiego subito amici. Innanzitutto questa è la giornata migliore come condizioni meteo, con poco vento, c'è ma non troppo, comunque da 2-3 settimane a questa parte. Inoltre ho voluto attendere un mesetto circa dalla sua uscita in modo che venissero rilasciati i primi aggiornamenti, venisse migliorato, e ora sono pronto a volare con il DJI Mini 3 Pro, il suo bellissimo radiocomando con display integrato e questa batteria, per non farci mancare nulla, ha già 8 cicli di cariche e scariche, quindi abbastanza ben rodata. Nella zona in cui mi trovo, l'avete vista ad inizio video, non c'è praticamente nessuna possibile interferenza. Questa casa qui dietro alle mie spalle in pietra è abbandonata da decenni, quindi non c'è nulla al suo interno. Ho tolto orologio, smartphone e qualsiasi altro aggeggio possa interferire con questo volo, quindi sono carichissimo. Vi ricordo che il DJI Mini 3 Pro vola utilizzando il protocollo radio DJI OcuSync 3.0 in CM mode e DJI comunica una distanza massima molto variabile, una forbice che va da 1,5 km fino ai 12 km in base alle interferenze nell'area. Prima di iniziare vi invito come sempre nel non ripetere questi test a casa vostra, perché sono test che potrebbero comportare il crash del drone e la sua perdita. Io eseguo questi test nel modo più sicuro possibile, in mare aperto come vedete non c'è nulla per chilometri e chilometri, centinaia di chilometri, non ci sono no-fly zone, non ci sono rotte aeree, non c'è nulla. Se il drone dovesse precipitare, mi piango questo drone i 1000 e passa euro che costa, quindi voi non fatelo, limitatevi a guardare questo mio video. Detto questo, armiamo i motori e partiamo subito. Ho già effettuato le calibrazioni del caso con una precedente batteria, quindi decolliamo subito. Ragazzi, vi ricordo come sempre che questi test sono fatti unicamente per verificare che i dati forniti dal costruttore, DJI in questo caso, corrispondano al vero. Il drone lo facciamo muovere per quanto possibile in linea retta rispetto a noi. Non ho calibrato il gimbal, ragazzi, perdonatemi. Facciamolo alzare ad un'altezza di almeno un centinaio di metri in modo da avere il segnale migliore possibile. Comunque, ragazzi, questo radiocomando Pro è davvero una bellezza per gli occhi, sia da utilizzare sia da guardare. La registrazione la sto effettuando dal radiocomando, siamo vicini all'altezza massima legale di 120 metri, quindi perfetto. Ok, il drone è leggermente inclinato perché c'è un po' di vento, comunque continua a procedere dritto e si avvicina ai 700 metri di distanza. Come sempre noi voliamo in modalità normal, perdonatemi se la mia voce trema, ma cercate di capire la mia ansia in questo momento. Comunque cerchiamo di volare in modalità normal perché in sport abbiamo già verificato che a parità di distanza percorsa il drone consuma più batteria rispetto alla modalità normal. Siamo quasi a 1 chilometro, il radiocomando ha 3 tacche su 5, vediamo. Ok, 1 chilometro superato abbastanza agevolmente, proviamo a muovere il gimbal su e giù, nessun problema ragazzi. Ho disattivato, come vedete in alto a destra, i sensori anticollisione in modo da risparmiare batteria. Vi faccio vedere anche la trasmissione dual band, ci sono pochissime interferenze su questo canale radio, anzi praticamente nessuna, e il drone continua a procedere vicino ai 1500 metri di distanza. Allora, stiamo andando verso nord, ho controllato UV Forecast e il vento è verso sud, quindi ora stiamo andando contro vento. Non dovrebbero esserci problemi per il ritorno. Proviamo ancora a muovere il gimbal, nessun problema, proviamo a zoomare, anche qui nessun problema, vedete che l'immagine è sempre nitida nonostante il radiocomando, perdonatemi, segni 2 tacche su 5. Comunque nessun problema di allerta vento, quindi
in caso dovesse perdere segnale dovrebbe tornare indietro senza problemi. Vediamo la mappa. Ok, il drone si sta leggermente spostando rispetto alla mia posizione, sarà un po' di vento laterale probabilmente. Comunque continua ancora a procedere tranquillamente ed è quasi arrivato ai 2 km di distanza dal punto di decollo. Il video è ancora molto buono. Ecco, nemmeno a dirlo ragazzi, segnale debole, fermiamoci un attimo, siamo a 2 km e mezzo e 100, perdonatemi, di distanza. Sembra che sia stato recuperato il segnale. Vediamo un po'. Proviamo a spingerci fino a quando non si attiverà automaticamente il ritorno a casa automatico. Comunque 32 satelliti agganciati non è affatto male ragazzi. Questo nuovo DJI Mini 3 Pro utilizza GPS, Galileo e BeiDou, quindi un tris di satelliti al passo coi tempi rispetto alle vecchie generazioni. Batteria all'84%, quindi una gestione della batteria molto buona. Per quanto riguarda il range test, ovviamente nessuno, penso, compri un drone come questo per il range test. Comunque in caso vogliate farne uno, vedete che la batteria riesce a gestirsi molto bene, almeno in questa fase. Siamo attorno ai 2,7 km. C'è un cane che sta venendo verso di me, ma io non avrò paura di questo cane, spero. Bene ragazzi, siamo quasi arrivati a 3 km di distanza. Il gimbal è sempre fluido, addio, non molto fluido ora nei movimenti, che siamo a 3 km. Ciao cane. Ok ragazzi, stiamo perdendo il segnale radio, perdonatemi, purtroppo quando si viene in queste parti un po' nascoste c'è sempre qualche cagnolino. Perfetto, il drone è arrivato quasi a 3 km e ha perso il segnale radio. Perfetto, 3 km, 250 metri circa. Ora si attiverà il ritorno a casa automatico. Diciamo che 3 km e qualcosina sono il suo limite. Il segnale è molto degradato, quindi più di tanto non possiamo spingerci. Direi di tornare a casa. Comunque abbiamo percorso questi 3 km e 3 km 200 metri e passa in poco più di 7 minuti. Abbiamo consumato il 25% di batteria e secondo me è una distanza, considerando che voliamo in CE mode, tutto sommato soddisfacente. Ecco, il drone ha ripreso il contatto radio e sta tornando verso casetta sua. Abbiamo un amico e il drone sta tornando a casa. Comunque una traversata molto tranquilla, con il DJI Mavic 2 con gli ultimi aggiornamenti sono riuscito a raggiungere una distanza addirittura inferiore a questa, quindi mi ritengo soddisfatto. Non sono i 12 km indicati per la FCC mode, però è comunque una distanza secondo me considerevole. Mentre il drone è quasi arrivato a destinazione ragazzi, vi mostro anche quello di cui vi parlavo poco fa, ovvero i cicli della batteria. Siamo a 8 cicli, la temperatura è ottima, 38 gradi, sotto i 40 nessun problema e le due celle sono bilanciate, 3,74, 3,73. Ok, il drone è qui.
Bene ragazzi, atterraggio riuscito, il DJI Mini 3 Pro è tornato a casa senza nessun tipo di problema e la batteria dopo 3,5 km all'andata, 3,5 al ritorno, qualche tentativo, è andato, vabbè, non va oltre più di così, comunque è al 54%, ora 53%. Penso che sia un risultato molto buono per quanto riguarda la CE Mode, lo ripeto, in FCC la qualità del segnale, la potenza del segnale è quasi 10 volte superiore, quindi immagino che i 12 km indicati dalla DJI per l'FCC Mode possano essere raggiunti. Comunque, a parte la distanza raggiunta, 3,5 km quasi, che è buona ma non è elevatissima per un drone che costa oltre 1000 euro, si potrebbe fare ancora meglio. Quello che mi è piaciuto particolarmente di questa traversata è la sicurezza in volo che mi ha trasmesso questo drone. A parte la voce tremolante, sono sempre stato abbastanza fiducioso che sarebbe tornato a casa. E infatti, eccolo qui, nessun problema. Quindi amici, cosa dire in conclusione? Un range test che mi ha soddisfatto parzialmente. Mi sarei aspettato almeno i 4 km o addirittura 5, ma siamo arrivati a 3,5 km. Magari in futuro, tra qualche aggiornamento, ripeteremo questo test e verificheremo se la potenza del segnale in questa posizione in quest'area è migliore oppure peggiore. Lo sapete che io tempo fa feci un video sulla qualità del segnale DJI in cui sostenevo che, a mio parere, con gli ultimi aggiornamenti i droni DJI in CE Mode fossero stati depotenziati e la penso ancora così. Non ho la strumentazione adatta per verificarlo, però io lo verifico sul campo con i miei voli e secondo me ragazzi c'è stato un po' di downgrade, un po' di abbassamento della qualità, del livello del segnale in CE Mode. Spero di sbagliarmi, comunque ora voglio sapere voi cosa ne pensate della distanza raggiunta con il piccolo DJI Mini 3 Pro. La trovate soddisfacente oppure no? Parliamone insieme qui sotto nei commenti. Se volete acquistarlo vi lascio i suoi link d'acquisto, accessori come batterie di ricambio, combo kit, la stessa che utilizzo io, micro SD, power bank, landing pad e molto altro qui sotto in descrizione video. Dateci un'occhiata perché trovate anche il link per il mio canale Telegram ufficiale dell'offerta TechBest Deals e il mio gruppo Facebook ufficiale dei droni e Tecnologia Italia. Sono felice perché il drone è tornato a casa ragazzi e non posso nasconderlo. Comunque ora vi saluto, spero che questa traversata vi sia piaciuta e vi do appuntamento al mio prossimo video sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi! E salutiamo anche quel simpatico cagnolino che ci ha fatto da guardia durante questo range test. Ciao!